Ti piacerebbe imparare a realizzare un sacchetto porta indumenti perfetto per il viaggio? Vorresti rimettere in ordine nei cassetti tutti gli abiti, i maglioncini, le t-shirt, le bluse, le camicette, insomma tutto quell'abbigliamento più delicato all'interno di sacchettini salvaspazio? Vorresti creare insieme a me due diverse misure, la piccola e la media, dedicata a sacchetti da viaggi chiamati anche travel bag? All'interno di questo tutorial scoprirai come realizzare un progetto facilissimo per te che sei principiante o geniale per te che già sai cucire ma stai cercando un progetto rapido, utile, veloce e soprattutto perfetto per il riordino. Pertanto, se hai voglia di condividere con me questo nuovo video tutorial, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito. E do il benvenuto a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti consiglio di sbirciare anche tutti gli altri miei canali social, il mio blog e il mio canale YouTube, il mio profilo Instagram e la mia pagina Facebook si chiamano tutti Sara Poiese. Iscriviti a tutti i miei canali social per restare sempre sintonizzato su tutte le mie pubblicazioni. Sbircia il blog dove puoi trovare tutorial di cucito sartoriale, creativo, progetti non cuciti, tutorial dedicati agli strumenti per il cucito e anche sfogli di riviste. Troverai poi lo shop con tanti cartamodelli e anche i corsi online. E proprio per i corsi online trovi sarapoieseacademy.com, la mia piattaforma dedicata alle learning per portare il cucito a portata di click, con tantissimi corsi in diretta dalla mia craft room dedicati a tante aree diverse, dal cucito sartoriale al cucito creativo, dalle tecniche per imparare a cucire con l'ABC del cucito alla modellistica e cartamodelli, ma anche all'uncinetto e maglia. Ma entriamo nel vivo di questo nuovo progetto che voglio davvero condividere con te oggi, quasi in live, nel senso che è un progetto veramente molto semplice che desidero condividere con te step by step. Si tratta proprio di queste travel bag, si chiamano tecnicamente, ossia quelle lavorazioni di sacchetti con una cerniera zip che puoi andare poi a personalizzare come meglio preferisci. Io qui ho preso un lino della collezione di Stoff Fabrics. La trovate anche linkata nell'info box della mia descrizione qui sotto, come tutti i contenuti che io solitamente utilizzo nei miei video tutorial. Li trovate sempre linkati qui sotto in info box. Questo tessuto mi piace particolarmente per una ragione: è monocolore, è molto semplice, è in lino, è lavabile, è comunque un tessuto coprente ma leggero, non troppo spesso, e dunque è semplice per me andare a cucire questo progetto. Questo nella sua variante piccola, per così intendersi. Adesso andremo anche a vedere le misure. Dietro è un pezzo intero, davanti è un pezzo profilato con la cerniera zip, posso andare ad impreziosirlo con un iniziale. Il mio consiglio personale in questo è decidere di prendere magari due tipologie di tessuto, una chiara e una eventualmente scura, e andare a personalizzare con colori di ricami diversi magari lo stesso prodotto. Infatti io ho scelto il ricamo verde, rosso, rosa e un azzurro molto tenue per andare a personalizzare i miei sacchetti, e onestamente il rosa corrisponde all'intimo, il rosso corrisponde all'activewear, quindi all'eventuale abbigliamento sportivo, l'azzurro corrisponde alle t-shirt o comunque l'abbigliamento più casual, per cui anche se sono in viaggio in una valigia posso riorganizzare facilmente i materiali anche grazie eventualmente alla ricamatrice che mi aiuta a identificarli, oppure comunque le puoi scegliere in un tessuto magari stampato per riconoscere e diversificare il prodotto. I materiali fondamentalmente sono molto semplici, perché avremo bisogno di un tessuto magari in colore chiaro e in colore scuro, ed ecco qui la variante. Poi avremo bisogno di una cerniera zip invisibile. Il progetto è veramente perfetto anche per te che sei alle prime armi con il cucito. Lo puoi lavare un sacco di volte, lo lavi, lo rilavi, lo stiri, e la zip invisibile è un progetto che
lo rende anche ben fatto. Lo possiamo fare con la tagliacuci, senza tagliacuci, insomma è davvero secondo me un progetto poliedrico. Allora, le misure di questi progetti sono due. Io ho pensato di realizzare per te uno stampo fondamentalmente di misura larga e uno stampo di misura più asciutta, più stretta. L'effetto a tutti risulta proprio questo. L'altezza del sacchetto è la stessa, perché se vedi sotto c'è il sacchetto chiaro, mentre l'unica cosa che muta fondamentalmente è la larghezza del prodotto. Il prodotto chiaro è più largo perché comincia da qui, eccolo qua sotto, mentre il prodotto scuro è alto uguale ma semplicemente più stretto. Andiamo infatti a vedere le misure che ho pensato per te. La prima misura è la larghezza del progetto. La larghezza del progetto misura sempre categoricamente 24 cm di larghezza. 24 cm di larghezza oppure 30 cm di larghezza a seconda che tu scelga la misura piccola o la misura larga. Il margine di cucitura per questo progetto è 1 cm. L'altezza invece resta sempre uguale, che è quella di 68 cm. In questo caso infatti otterrai 68 cm che comprendono 1 centimetro e 1 centimetro di margine di cucitura all'inizio e alla fine, quindi 68 meno i 2 cm di margine di cucitura ottengo 66 cm, 66 cm diviso 2 ottengo 33 cm, che è esattamente l'altezza del mio progetto. Pertanto il mio progetto sarà sempre e comunque alto 33 cm, dietro 33 fa 66, più 1 centimetro e 1 centimetro di margine di cucitura per la zip fa 68, mentre per la sua larghezza può essere largo 24 cm oppure 30 cm avendo 1 centimetro di margine di cucitura, e questo significa che potrà diventare da 24 cm finito 22 cm oppure da 30 cm, quindi la misura più larga, finito 28. Entriamo subito nella confezione di questo progetto, perché queste misure te le puoi tenere salvate, 68 x 24 oppure 68 x 30, e ci occupiamo, chiudendo il nostro pianetto da taglio e da stiro pieghevole, ci occupiamo del tessuto. Per quanto riguarda il tessuto, io ho già tagliato il tessuto della misura appunto desiderata, sia essa nel format piccolo oppure sia essa nel format grande. Ho qui in questo caso due opzioni di lavorazione. Posso lavorare questo sacchetto con la tagliacuci, come magari vedremo adesso, a 3 fili, un ago di destra, oppure potremo andare a utilizzare anche solo ed esclusivamente la macchina per cucire, perché recentemente nel mio blog vi ho pubblicato un tutorial dedicato a come lavorare solo ed esclusivamente con la macchina per cucire. All'interno di questo tutorial, infatti, cucire la shopper richiudibile, vi ho lavorato il punto overlock della macchina per cucire. Pertanto clicca direttamente qui e se non hai la macchina tagliacuci a casa, sfrutta il punto overlock che trovi all'interno di questo video tutorial. Andiamo invece alla tagliacuci oggi, giusto per fare anche un po' di varianti. La tagliacuci la setto a 3 fili, un ago di destra. Poiché gli spoloni sono grandi, come vedi, il terzo filo l'ho dovuto mettere sotto, perché altrimenti non ci stava qui in questo slot. Quindi l'ho lasciato lì volante solo soletto. Ma l'importante è settare la tensione neutra del crochet inferiore, la tensione neutra del crochet superiore, la tensione neutra del lago di destra e porre a 0 l'ago di sinistra, perché non lo stiamo utilizzando. Attenzione, quando non usi il secondo ago della tagliacuci, rimuovilo, non va categoricamente lasciato inserito. E in questo caso possiamo settare anche il differenziale e la lunghezza del punto in modalità assolutamente neutra. Portiamo il nostro tessuto proprio a ridosso del piedino stesso, in modo tale che fondamentalmente noi non andremo a tagliare tessuto, ma andremo solo ed esclusivamente a rifinire i bordi del nostro progetto. Con questa tecnica, tra l'altro, eviti di andare troppo in fuori ed eviti di restare troppo in dentro. In questo modo esco alla fine del mio progetto, taglio il filo
e il risultato che ottengo è quello di avere una lavorazione estremamente pulita del mio lavoro grazie proprio alla tagliacuci stessa. Ripetiamo tutti questi passaggi anche per gli altri 3 lati del nostro rettangolo se lavoriamo in tagliacuci, mentre se lavoriamo con la macchina per cucire finiamo con il punto overlock, tutto il rettangolo della nostra base. Ora che abbiamo rifinito tutto il bordo, dobbiamo semplicemente piegare il nostro tessuto con il lato diritto verso l'interno. Appoggiamo ovviamente i 2 lati aperti l'uno sull'altro. Prendiamo una cerniera zip di qualunque misura essa sia, non preoccupatevi. Per dettaglio questa cerniera misura 22 cm, ma è assolutamente ininfluente. Posizionatela però circa al centro del vostro progetto e vedete dunque di quanto la cerniera sia eventualmente più piccola. Se la cerniera dovesse essere più lunga, adottate comunque una logica, quella di lasciare un tot centimetri di spazio, per esempio 4, dall'inizio del vostro tessuto, del vostro margine di cucitura, fino a questo punto. 1, 2, 3, 4 e lo misurate. Lo segnate direttamente anche con una semplice saponetta. Questa zona qui a 1 centimetro sarà la zona che andrà cucita esattamente in questo punto qui. Eccolo, per cui prendiamo anche eventualmente qualche spillino che tengo direttamente qui, perché ammettiamolo, è veramente comodo avere il portaspilli magnetico in questa posizione e andiamo a spillare la nostra area di cucitura. Andiamo alla macchina per cucire, un semplice punto dritto da qui a qui e da qui a qui. Ricordatevi ovviamente di fare la salda. In questo caso con la macchina per cucire inserisco un semplicissimo piedino a punto diritto e vado ad innestare il piedino con, volendo, un semplice clic, porto sotto il filo e devo semplicemente selezionare il punto diritto, in questo caso il punto 0. Posso pertanto iniziare a cucire appoggiando il tessuto direttamente sotto la stoffa e rispettando il margine di cucitura definito. Ricordati sempre di rimuovere gli spilli man mano che avanzi, in modo tale che ovviamente non crei la spillatura in macchina, che ovviamente è una cosa che non va mai fatta. Fai una retro alla fine, tagli con il rasafilo e ti porti poi avanti sull'altro pezzetto che a tutti gli effetti va cucito e in questo modo puoi procedere nella tua operazione di cucitura facendo una piccola retro anche qui e portandoti poi avanti liscia, semplice nella tua cucitura. Ovviamente una piccola salda si taglia con lo strumentino rasafilo e quello che ci troviamo ad ottenere rialzando il piedino è esattamente questo lavoro, cucito qui e cucito qui. Bene, adesso il gioco è quasi fatto perché dobbiamo occuparci del montaggio della cerniera zip prima di effettuare il giochino di ripiegatura fondamentalmente del nostro lavoro. Pertanto ritagliamo tutti i fili in eccesso e andiamo a prendere la nostra cerniera zip. In che modo in questo caso? Dobbiamo ricordarci sempre che abbiamo un tessuto a rovescio, pertanto se sei alle prime armi con il cucito creativo, ti consiglio di stirare accuratamente questo margine di 1 centimetro che sarà il margine oggetto del tuo ripiego. Io qui lo posso anche stirare insomma con i polpastrelli delle dita, ma se desideri effettuare un lavoro assolutamente preciso e meticoloso ti consiglio caldamente l'utilizzo del ferro da stiro. Questa operazione però ti aiuta a ripiegare già il tessuto. Infatti la mia cerniera zip, e sono ancora a rovescio se noti, la appoggio esattamente così sul rovescio stesso e inserisco giusto uno spillo per tenere corretto il concetto della posizione della mia cerniera. Questo è un trucco geniale per potermi permettere di montare la zip senza timore alcuno. E vado dunque a aprire poi la cerniera zip e me la trovo correttamente già predisposta e aperta. Allora la giro solo per comodità. Eccoci qui, prendo solo il pezzettino della zip. Adesso che ho il lato giusto, per intendersi, posso posizionare il cursore della zip perfettamente all'inizio e procedere con la spillatura di tutto il lavoro. Nella macchina adesso potrò montare il piedino per cerniere, il classico mezzo piedino, quello che si monta un po' da una parte e un po' dall'altra. Il mio consiglio personale, anche se tu dovessi avere una cerniera più lunga, in modo tale che sfatiamo qualsiasi mito, qualsiasi aspetto, è quello di iniziare giusto dove c'è l'apertura e poi eventualmente la taglierai. Andiamo infatti alla macchina per cucire.
arrotoliamo internamente eventualmente un po' di tessuto e appoggiamo direttamente il nostro mezzo piedino direttamente qui nell'apertura della cerniera zip. Abbassiamo un attimo il piedino e spostiamo eventualmente un po' a destra l'ago. Questa operazione è propedeutica perché mi permette di andare a fissare molto meglio quella che è la posizione del lago durante la cucitura ed effettuo i primi 2-3 punti di cucitura molto lentamente, rimuovendo anche laghetto per verificare che fondamentalmente la posizione che io abbia deciso di assumere sia quella corretta, perché altrimenti devo semplicemente premere un pochino la retro e rifare i punti di cucitura in maniera più ravvicinata rispetto al profilo, al bordino del tessuto. Piano piano vado avanti nella cucitura e se noti la mia mano destra apre sempre il cursore in modo tale che la mia operazione di cucitura possa essere veramente bella appiattita, piano piano avanti con calma in tutta questa cucitura. Come vedi, lascio aperto con il dito la mia cucitura e lascio che sia il piedino ad effettuare il lavoro. Arriviamo fino in fondo a questa cucitura, lasciando sempre ovviamente ben aperto il piedino. Voilà. Proseguiamo ancora un pochino e arriviamo alla fine di questa cucitura, che è rappresentata proprio da questo punto finale qui, dove dovrò effettuare una semplice operazione di salda, cioè fix, cioè fermatura, chiamatela un po' come volete, ma pur sempre salda è. Andiamo appunto in retro, tagliamo con lo strumento a rasafilo, rialziamo ovviamente il piedino e ci siamo trovati ad aver effettuato il lavoro. Togliamo gli sfilacini di filo e adesso fondamentalmente la prima parte di zip è montata, dobbiamo occuparci di montare la seconda, pertanto tiriamo su completamente la zip in modo tale che siamo in grado di posizionare correttamente il nostro tessuto e riappoggiamo alcuni spilli in prossimità della zip. Consiglio personale: spillate belli distanti gli zip dal cursore dal passaggio del cursore della zip, perché in questo modo potrete spillare gli spilli principali e poi tranquillamente riaprire la zona passando eventualmente anche dall'interno del tessuto e aprire tutto senza difficoltà alcuna. Rispigliamo tutto, reinvertiamo il mezzo piedino perché questa volta dobbiamo cucire esattamente dall'altro lato e dunque smontiamo il piedino in questo senso e lo rimontiamo nella posizione vicina e ricordiamoci ovviamente di riportare l'ago completamente, eccoci qui, a sinistra per avere la posizione del laghetto a sinistra. Abbasso nuovamente il piedino, verifico nelle prime cuciture che la mia cucitura sia davvero a filo del lavoro. Queste sono le due plastichine di inizio, tengo sempre aperti possibilmente i dentini della mia zip e procedo in questa cucitura nuovamente fino alla fine, perché con questo piedino non ho problema alcuno nella gestione della parte finale della cerniera zip. Io tra l'altro ho parlato di cerniera zip in un mio video corso dedicato all'applicazione di tantissime cerniere, lo trovi linkato nell'info box qui sotto e ti insegno a cucire dalle cerniere invisibili alle cerniere classiche, alle cerniere per i cuscini e ti insegno proprio tutti quelli che sono i trucchi per andare a montare cerniere davvero perfette. Questo era il cursore, lo portiamo indietro. Questa è anche la bellezza di avere cerniere più grandi che non ci danno stress nel montaggio e proseguo piano piano nella cucitura fino nuovamente a quello che possiamo chiamare il cosiddetto punto di salda, cioè il punto finale della lavorazione. Una bella retro, una pizzicatina con il rasafilo, togliamo il piedino e il lavoro che otteniamo diventa questo. Tecnicamente potrebbe essere un sacchetto già fruibile dalla parte alta, ma la grande furbata di questo lavoro adesso sarà che
lasciando la cerniera zip con il cursore che lo facciamo passare per di qua un pochino in dentro, eccolo qua, gireremo il nostro sacchetto, come vedi, non più da qui, ma a circa 4 centimetri, non succede niente se fossero 3 centimetri e mezzo, a 4 centimetri di ripiegatura, per cui dall'inizio della cerniera zip a questo punto ci saranno 4 centimetri. Punto uno spillino per fissare questo lavoro. Vado dall'altra parte della stoffa, mi appoggio sempre sul piano di taglio per misurare, 1, 2, 3, 4, no, vedi, questa volta lo devo portare un pochino più in su, pertanto, eccola qua, questa è la posizione corretta e perfetta del montaggio di questo passaggio. E ovviamente l'eccesso della cerniera zip va tagliato. Qual è la furbata? Che qui e qui non c'è cerniera zip e dunque non hai lo spessore, non hai quel fastidioso punto di grande spessore da dover cucire. Quindi, secondo me, questo è un geniale trucco e parrucco di cucito. Ti piace questa tecnica di lasciare vuota la stoffa nella parte finale in modo tale da poter cucire in maniera molto più pulita? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, scrivimi fantastico lasciar libera la stoffa, dimmi che cosa ne pensi perché sono davvero curiosa di sapere se anche tu adotti questo metodo. Adesso, signori e signori, una semplice cucitura dritta qui a 1 centimetro, una semplice cucitura dritta qui a 1 centimetro. Possiamo togliere il piedino per cerniere, possiamo innestare un normale piedino a punto dritto con l'accortezza che lasciamo l'ago ovviamente al centro ed eccolo qui il punto in cui ripiego la cerniera che poi ovviamente andrò a ritagliare, mi setto bene il mio margine di cucitura, rimuovo gli spilli, inizio ad effettuare alcuni punti di cucitura avanti e alcuni punti di cucitura indietro. Ebbene, qui è davvero una semplice cucitura a punto diritto dove l'unica accortezza che dovete ricordarvi di avere è quella di mantenere sempre il tessuto in pari sopra e sotto per procedere con una cucitura veramente sempre parallela. E voilà, il progetto è completato. Questo è il lavoro nel suo rovescio. Ti ricordo che devi sempre lasciare aperta la cerniera zip finché stai cucendo il rovescio, perché se la chiudi completamente non sarai più in grado di rivoltare il lavoro. Questo è il lavoro a rovescio con il famoso margine di 4 cm di ripiego. Questo è il lavoro a diritto con la cernierina zip che si apre e si chiude nel contempo. Il lavoro nel retro è assolutamente pulito perché non c'è lavorazione alcuna particolare, ma è veramente utile, pratico e veloce, soprattutto quando vuoi poter inserire dei maglioncini, dell'intimo, delle camicette, i capi che possono permetterti di personalizzare non solo il tuo guardaroba fai da te, ma anche, e perché no, tutti gli accessori dedicati ai tuoi viaggi fuori porta nei weekend. Bene, penso di aver davvero concluso tutto questo progetto. Questo tutorial lo trovo super semplice. Fammi sapere che cosa ne pensi qui sotto nei commenti. Fammi sapere se ti è piaciuto, se ti sono piaciute le misure, se l'hai trovato utile. Fammi sapere se andrai a realizzarlo molto presto. Ti mando un calorosissimo abbraccio sartoriale dalla tua socialist di fiducia, Sara Poiese.